Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti al vostro Lo Catalan. Come state ragazzi? Tutto bene? E soprattutto ragazzi oggi vi dico anche auguri di buon anno, perché questo è il primo video ufficiale che facciamo per questo 2025. Ripartiamo subito con un video molto interessante. Io spero che per voi insomma abbiate iniziato bene quest'anno, sia dal punto di vista oltre i gameplay che comunque con anche in questo caso il nostro amico eFootball che ci ha accompagnato per tutto il 2024 e continuerà a farlo per tutto il 2025. Ci sono comunque tante cose che speriamo migliorino, speriamo che ci siano insomma dei buoni propositi per quanto riguarda lo sviluppo e la creazione anche di nuovi contenuti su questo gioco, sia da parte nostra, che chiaramente cerchiamo di portarvi sempre il meglio, ma soprattutto da parte di eFootball, perché se eFootball non crea nulla di che, anche per chi come me cerca di proporre sempre dei nuovi video, dei nuovi contenuti, diventa, capite bene, complicato, perché se non ci sono novità o comunque poche cose da analizzare, poi si rischia di essere ripetitivi. Oggi invece non saremo ragazzi ripetitivi, perché andremo a vedere un modulo molto interessante. I moduli, io faccio spesso video su questo aspetto, però diciamo che comunque è un argomento abbastanza frequente da cambiare, da provare, perché comunque ragazzi lo sappiamo, i moduli su sto gioco abbiamo il problema che vengono dopo pochi giorni o comunque dopo poco tempo vengono nerfati, di conseguenza non abbiamo più lo stesso pathos sulle partite, quindi lo stesso impatto sul gameplay, ma diventa una squadra che improvvisamente, mentre il giorno prima eravamo dei fenomeni, il giorno dopo sembriamo gente che non ha mai giocato a questo gioco, e quindi dobbiamo per forza attivarci quindi e modificare qualche cosa. Prima di andare avanti vi ricordo sempre, anche per questo 2025, non mi stancherò di ripetervelo, che sono sempre aperte le iscrizioni, quindi gli abbonamenti al canale. C'è sempre attiva la collaborazione con le due piattaforme Amazon e Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo passando semplicemente dai link che troviamo qui in descrizione sia al video che al canale. A voi non vi costa nulla di più, è semplicemente un modo per supportarmi, ma voi i prodotti andreste a pagare comunque uguali passando anche per esempio da Amazon, da Google, quindi passando invece lì dal link, dicevo, mi supportate e io ve ne sarei molto grato. Inoltre c'è appunto Gamivo, che è una piattaforma videoludica, tanti sconti, tante offerte, tanti prodotti interessanti, PlayStation Card, giochi, accessori e via dicendo, quindi buttateci un occhio, mi raccomando, passando sempre dal link. Andiamo ragazzi subito invece a vedere di che cosa stiamo parlando. Quindi parliamo del nostro modulo, che è il seguente. È un modulo ragazzi, vi dico, che ho rispolverato fra i miei vecchi moduli, ma prima anche proprio di iniziare a pubblicare qualche video. È un modulo che mi sono ritrovato improvvisamente, così scorrendo fra le mie foto, in mano, e devo dire che comunque è molto interessante, perché è un modulo ragazzi che è molto ben coperto sia in difesa che a centrocampo. Comunque abbiamo tanti uomini e allo stesso tempo però anche in attacco. Dipende sempre poi ragazzi chiaramente che stili di gioco utilizziamo dei giocatori, qual è il nostro stile di gioco squadra. E per chi si fosse perso questi video o magari volesse avere delle piccole delucidazioni, li trovate appunto nel mio canale. Andiamo subito ragazzi ad analizzarlo. Allora, in porta Cech ragazzi, portiere secondo me più forte del gioco, insieme forse a Dida e a qualcun altro, ma ragazzi i portieri su sto gioco veramente sono, chi ce li ha forti li tenga ragazzi, perché Cech secondo me, ripeto, uno dei più forti, perché gli altri tanto ragazzi non parano, quindi sono tutte statistiche un po' campate per aria secondo me. Invece lui sono reali ragazzi, sono davvero reali, ed è veramente un gran portiere. Difensori ragazzi, io uso un terzino difensivo Paolo Maldini, adattato appunto a DC, che comunque fa bene il suo, marca, corre, veloce, colpo di testa, ragazzi veramente un difensore completo, anche molto completo diciamo tecnicamente, per dire che è un difensore.
Ragazzi, questo Van de Ven preso qualche settimana fa, insomma circa un mesetto fa, da i giocatori della settimana, ragazzi, incredibile, velocissimo, altissimo, ragazzi, 1,93, molto alto, colpo di testa 82, ragazzi, veloce, le prende tutte di testa. Unico piccolo difettuccio forse è che magari tecnicamente non è il top, però ragazzi, per il resto è un difensore completo. A destra, ragazzi, io ci metto uno sviluppo, in questo caso utilizzo Beckenbauer, possiamo eventualmente utilizzare anche un incontrista o un frontale extra, però io vi consiglio più che altro uno sviluppo, ragazzi, per evitare che poi in troppi escano e quindi lasciare magari troppo buco, anche perché consideriamo che con il contropiede veloce comunque la squadra già tenderà a stare alta, quindi è meglio, ragazzi, che qualcuno indietro rimanga. E poi, ragazzi, un altro terzino difensivo che è Costa Curta, questo ce lo dovremmo avere tutti, io l'ho maxato così, l'ho fatto molto veloce. Come potete notare, ragazzi, la mia difesa sono tutti molto veloci, ma per il semplice fatto che ormai ci sono degli attaccanti che sono diventati rapidissimi, e avere difensori forti, solo forti fisicamente, ma lenti, ragazzi, ho notato che non si va da nessuna parte, anzi si rischiano di prendere veramente delle imbarcate se giochiamo contro alcuni avversari che magari hanno attaccanti tutti velocissimi. Mediana, ragazzi, un incontrista come Vieira, queste sono le sue statistiche, giocatore incredibile, l'ho già detto in tanti video precedenti. Se non avete lui, chiaramente, perché capisco che non tutti possiamo avere questo Vieira, va benissimo anche un collante, infatti mi porto Gilberto Silva in panchina come collante, o se volete mettere un incontrista barra onnipresente va benissimo, per dire, che ne so, anche un Barella, un che sì, io magari, ecco, vi consiglio, ragazzi, più giocatori magari un pochino più fisici, cioè Barella è più magari un CC da incursione, da recupero palla, però lì davanti alla difesa un Kanté ci potrebbe stare, che anche se piccolo comunque anche fisicamente si fa rispettare, ecco, piccolo intendo rispetto magari a un Vieira o a un altro giocatore magari di un'altra stazza, no? E comunque, ragazzi, fondamentale anche lui veloce e buona tecnica, ragazzi. Io uso giocatori, la maggior parte sono tutti veloci, è difficile che abbia giocatori in campo lentini. Ecco, questo forse Pirlo, che tra l'altro ho avuto, ragazzi, la fortuna di vincerlo qualche sera fa dal giro gratis, quindi una botta di quelle proprio incredibili. Pirlo, ragazzi, lo utilizzo sia mediano che CC. Mediano ho notato che fa un pochino di fatica, forse proprio per la velocità, che spesso si trovava con questo modulo a dover andare avanti e indietro, e non essendo velocissimo un po' peccava in questo, oltre che comunque lui, diciamo che non è mai stato, ma anche proprio per caratteristiche sue personali, anche quando giocava non è mai stato questo gran intercettatore di palloni, cioè è sempre stato più il classico regista, quindi da palla al piede, il passaggio filtrante, il lancio col contagiri, quindi è stato sempre più questo tipo di giocatore. Comunque io l'ho maxato in questa maniera, ragazzi, passaggio rasoterra a 98, ma infatti mette veramente degli ottimi palloni per i miei compagni in attacco. E niente, ragazzi, se non avete lui va bene anche un Modric, va bene un Kimmich, cioè ci sono anche alternative ottime anche di giocatori base, attenzione, infatti mi porto Modric come sua riserva. Un De Paul, potrebbe anche andare bene un De Paul, anche se magari ha un'altra carta, però io ad esempio ho quel De Paul lì famoso non l'ho portato adesso in panchina, con cui è uscito un po' di tempo fa, ragazzi, che è incredibile. Sneijder, ragazzi, questo giocatore è quello che ho preso dai contratti a selezione, praticamente, che ci dava la possibilità di prendere una leggenda di queste, fra lui, Viglia, ero indeciso più che altro fra loro due. Ho scelto Sneijder perché mi serviva proprio un trequartista, ragazzi, da queste caratteristiche, cioè un trequartista fortissimo, con i passaggi, veloce, quindi tecnicamente mostruoso. Ragazzi, questo Sneijder, infatti, io da quando l'ho preso non ho più il coraggio di toglierlo, ragazzi, l'ho insegnato anche, tra l'altro, ecco, seconda punta, questa è la sua build, perché comunque, ragazzi, è incredibile. Possesso stretto 101, ragazzi, cioè non perde palla nemmeno se lo spari, fa dei passaggi incredibili, è comunque anche abbastanza veloce. Unica cosa che delle volte, avendo la carta regista creativo, non si inserisce sempre, quindi
magari sta più lì a gironzolare aspettando la palla, però comunque ragazzi fa il suo. Digno ragazzi, questa carta è incredibile. Se non avete lui chiaramente va bene anche un altro Digno, o comunque un giocatore chiave va benissimo in questo ruolo, oppure possiamo fare un regista creativo al posto di Digno, magari un giocatore chiave come trequartista, potrebbe essere molto interessante anche questa soluzione. E anche lui ragazzi, velocità, un buon tiro, lui si inserisce tra l'altro molto bene nonostante sia la prolifica e quindi comunque magari sia più portato a giocare sulla fascia, però anche da seconda punta fa il suo. In attacco poi ragazzi un senza palla, a clamorosa indiscrezione, quindi un senza palla. Perché questo Bebetto ragazzi è uno delle prime carte, delle prime leggende, guardate infatti anche la grafica, che erano uscite, io avevo avuto la fortuna di vincerlo, mi pare che fosse con i punti eFootball che lo potevi prendere, quindi io l'ho preso appunto con quelli, ma veramente è molto forte. Si smarca molto bene, spesso si trova comunque da solo, comunque in posizioni in cui può creare dei grossi danni alla difesa. E poi ragazzi Mbappé, uno degli attaccanti non leggenda più forti del gioco secondo me, cioè è una carta che non ha nulla da invidiare ad alcune leggende che ci sono attualmente in giro, e segna ragazzi, segna come poche cose, velocissimo, ottima tecnica ragazzi, infatti per me è sempre il mio titolare, la mia punta titolare. La panchina ragazzi, poi ieri ho avuto la fortuna di trovare questo Murillo che non conoscevo, devo essere sincero, ma molto forte. Unica pecca soltanto la velocità è ottima, la tecnica che lascia un pochino desiderare, però può essere un buon cambio magari da partita in corso, oppure qualche freccia rossa, e quindi poi ragazzi importo questo Messi attaccante di rientro se voglio magari creare un pochino di scompiglio, ad esempio magari levo Bebetto e metto Messi, Modric al posto ad esempio di un Pirlo, di uno Snyder, Rummenigge e Neymar nei rispettivi ruoli, quindi Neymar seconda punta e Rummenigge punta o seconda punta, comunque idem per Suarez. Gilberto Silva ragazzi è quello che vi dicevo, appunto il collante che mi porto in alternativa a Vieira. Barella ragazzi, Barella me lo porto al posto di Pirlo eventualmente, ripeto potrebbe fare anche il mediano, ma preferisco più da centrocampista perché comunque Barella fisicamente non è proprio il massimo, e lì in mediana bisogna insomma invece essere un pochino più. Con Sensao ragazzi, qualora decidessi di allargarmi magari è di giocare con un esterno che tende a tagliare verso il centro, molto interessante questa carta. Cafu me lo porto se voglio magari provare a mettere più spinta, un pochino di più su una fascia, magari tolgo un DC e metto un terzino destro più offensivo. E poi Lookman ragazzi, velocissimo in attacco, molto forte. Le istruzioni ragazzi sono queste: difensivo su il DC. Voi direte cavolo, ma queste istruzioni come le hai date? Ragazzi credetemi, funzionano, provatele per credere. Difensivo su il mediano, linea bassa su sempre il mediano, quindi in questo caso Vieira, e linea bassa su Pirlo. Quindi Pirlo praticamente diventa, è per quello che dicevo che è un modulo molto compatto sia in fase di attacco che in fase di difesa, perché in fase di difesa comunque ragazzi fate conto che Vieira diventa un DC, Pirlo diventa un mediano, quindi comunque difendiamo alla fine a 5. Quando invece siamo in possesso palla ragazzi, Pirlo diciamo dimentica di avere in linea bassa e di conseguenza supporta la manovra. Snyder comunque allo stesso tempo dà supporto alle punte, quindi Bebetto, Mbappé e Digno, che cercano di inserirsi e di cercare diciamo gli spazi giusti nella difesa avversaria, quindi si crea abbastanza scompiglio ragazzi, un modulo che sto usando da ormai diversi giorni e mi ci sto divertendo, è molto simpatico come modulo, molto carino. C'è anche una piccola variante che potrebbe essere magari quella di ad esempio allargare Digno a esterno e mettere magari Snyder un pochino più accentrato, e potrebbe essere interessante. Diciamo che in questa maniera giochiamo molto per vie centrali, ve lo dico perché comunque i giocatori li vedete sono tutti molto vicini l'uno con l'altro e quindi si tende molto ad andare in verticale centralmente. Se però magari vediamo che l'avversario
non troviamo spazio, è un'arma che io utilizzo, quella di allargare per dire digno, e quindi diventa praticamente una sorta di 4-3-3 fondamentalmente, però disposti in maniera diversa. Ragazzi, provatelo perché è molto molto divertente. Bene, detto ciò, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio di essere stati con noi. Ancora buon 2025 a tutti, alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!